Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, partiamo dal principio. Cosa è successo in Bahrain? Cioè, doveva essere una gara tranquillissima, i titoli ormai erano assegnati e niente. Grosjean ha deciso che doveva essere il capo della ditta demolizioni prima della fine dell'anno. A parte gli scherzi, per fortuna pilota illeso, ma che spavento. In ogni caso la dinamica l'avete vista, per chi è più avvezzo al motorsport e per chi ha l'occhio ha capito subito cosa è successo, e difatti non avevo intenzione di farci sopra un video, però ho ricevuto dei messaggi che mi hanno fatto capire che molte volte chi non ha l'occhio fa fatica a capire certe situazioni e certe dinamiche. Quindi questo video non è per voi espertoni che ovviamente sapete già tutto, ma è per chi appunto è un pelo inesperto. Perché di cavolate non pensavo fosse facile dirle in questa situazione, invece nei miei DM ne ho viste e sentite parecchie. La nostra situazione che ci interessa è qua, cioè Grosjean e il buon Kvyat. In questa situazione Grosjean vede tappata la sua visuale da Sainz, penso, e Vettel, che sono lì davanti, e va a pensare: mi sposto e cerco di sorpassarli alla loro destra. Manovra già pericolosa di per sé, perché avevamo anche un'altra auto che probabilmente era quella di Gasly appena davanti a lui. Nel casino probabilmente non ha guardato nello specchietto destro, cosa che bisognerebbe fare quando si scarta così velocemente, perché si sa, nella partenza hai una marea di macchine davanti, dietro, di fianco, quindi un'occhiata va data sempre. Eppure il buon Grosjean non l'ha fatto e, vedete, si ritrova il povero Kvyat, un Grosjean che da tutto a sinistra si è sparato a destra e non ha potuto fare niente per evitare il contatto. Cioè, questo capita nelle lobby di iRacing e di Formula 1 praticamente in ogni partenza, però lì siamo tutti dei disperati, invece lì sono dei piloti di Formula 1 e si pensa che queste cose non dovrebbero succedere. E invece a una velocità spaziale entra nel guardrail. Prima di andare avanti guardiamoci l'onboard del buon Kvyat per capire ancora meglio quello che abbiamo appena detto. Giustamente la colpa non era sua, ma ha deciso 20 metri dopo alla ripartenza di far cappottare il buon Stroll e di prendersi 10 secondi di penalità. Grande torpido, grande Kvyat. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, ovviamente, se vi stanno piacendo questi video. Guardate bene a sinistra, questo è Grosjean che decide di andare subito a destra per scartare e lì non può fare nulla per evitarlo. Pum! Diretto nelle barriere a 240 all'ora. Pazzesco. E qui le prime cavolate che ho sentito. Perché lì c'è il guardrail e non c'è il muro? Allora, innanzitutto ci sono degli ingegneri che studiano le piste, vengono omologate dalla FIA e ci sono fior di analisi, quindi non penso che noi possiamo aver parola a riguardo. In ogni caso, ma anche nella logica, in una situazione dove probabilmente si può andare a impattare con quell'angolo, è meglio avere un guardrail che assorbe l'impatto rispetto ad avere un muro di cemento dove fai 220 all'ora 0 e diventi una polpetta. Può essere più pericoloso per un fatto appunto di lamiere, di tagli, eccetera eccetera, ma con l'halo questa cosa secondo me va a perdersi. E difatti, grazie a Dio, l'halo ha salvato la testa del povero Grosjean, perché si è incastrato sotto le lamiere, però in ogni caso grazie all'halo è andato ad alzare la parte anteriore del guardrail e quindi più o meno non ha avuto nessun tipo di danno. Qui potete vedere anche l'altra cavolata che ho sentito dirmi molto frequentemente. Veramente in tanti mi hanno scritto questa cosa, cioè perché la macchina si è divisa in due. Addirittura indignazione. Adesso vi vado a prendere il messaggio perché me lo sono proprio salvato. È inammissibile che nel 2020 una monoposto si spezzi. C'è da riflettere. C'è da riflettere cosa? Le monoposto sono fatte apposta per spezzarsi in un certo punto del monoposto, perché l'unica parte che deve rimanere integra è la cellula salvavita del pilota, che è quella che ha salvato il sederino al caro Grosjean, quella che era incastrata sotto al guardrail. Se le monoposto fossero studiate per rimanere sempre intere, non assorbirebbero certi urti e non scaricherebbero la potenza che viene generata negli impatti. Quindi il fatto che la monoposto è spezzata fa una gran scena, oddio che paura e tutto il resto, ma in verità
è fatto apposta. E questo, pensate un po', succede anche sulle macchine stradali, come sulle Aventador, che hanno lo stesso principio, la cellula di sicurezza in carbonio che va a proteggere i due passeggeri. Qui dietro c'è l'auto, come vi dicevo, che è esattamente spezzata prima della cellula di sicurezza. E veramente le auto di oggi, le Formula 1 di oggi sono un qualcosa di incredibile per la sicurezza, e devono passare appunto degli standard che, come vediamo in questi casi, servono a qualcosa. Bene ragazzi, spero che questo video rapido sulla Formula 1 vi sia piaciuto. Se è così, cliccate sul tasto mi piace per farmelo capire, e come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.